Ciao a tutti, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo dell'NDE di una signora italiana che poco dopo il 1990 muore ed ha due incontri favolosi. Incontra Padre Pio e incontra anche Giovanni Paolo II, Papa Wojtyła, e lo incontra mentre lui era ancora in vita. E questo è anche uno dei motivi per cui Papa Giovanni Paolo II è stato fatto santo, cioè perché ha avuto delle opere particolari in cui è stato coinvolte, alcuni miracoli, alcune apparizioni e altre cosine di genere spirituale. Ma andiamo a vedere questo caso di NDE. Allora, il racconto è di Monica Petralia. Monica Petralia ha 20 anni e un sabato sera, come fanno tanti ragazzi, va a mangiare una pizza in compagnia con gli amici ai lidi di Ferrara. Va a mangiare la pizza e dopo aver mangiato la pizza, dopo circa 2 ore e mezza, 3 c'è il tempo di girare la pizza era ai funghi e il prosciutto, inizia a sentirsi male, comincia a non respirare più, si sente soffocare, rovescia gli occhi indietro, la lingua le si gonfia, le riempie la bocca e cade a terra. Gli amici prontamente cercano di intervenire e la caricano in auto e corrono velocemente, sono 50 km di distanza, al pronto soccorso dell'ospedale di Ferrara. E lì comincia tutta un'altra fila, i medici non capiscono che cos'ha. La Petralia non ha mai avuto nessuna allergia, nessuna asma, nessun problema prima con cibi e alimenti o medicinali e quindi nel frattempo Monica muore. Monica ha un arresto cardiaco, arresto respiratorio. I medici quindi cercano di intervenire prontamente, non sapendo ancora se ha assunto delle droghe. Queste sono le domande che fanno gli amici. Se ha assunto dei farmaci, se ha fatto qualcosa. Cercano di intervenire in qualche maniera, cercano di riportarla alla vita. Sono consci che nel giro di 5 minuti il cervello senza ossigeno resterà lesionato e probabilmente Monica non ritornerà più alla vita cosciente come noi la conosciamo. Andiamo al racconto di Monica. Monica appunto dice che si è sentita così male, in questa maniera così terribile e questo è stato veramente drammatico, l'ha vissuto in maniera drammatica, sentire che le mancava l'aria, non riuscire a respirare, non riuscire a reagire, non sentirsi più bene, si è sentita proprio farsi tutto addosso perché gli sfinteri si sono rilasciati, quindi ha collassato. E da quel momento lei non ha più sentito niente. Si è accorta a un certo punto che sentiva i medici che dopo aver interrogato gli amici cominciavano a lavorare addosso al suo corpo, facciamo così, facciamo colata, attacchiamo il respiratore, no, intubiamola, cioè sentiva un po' lo sconcerto dei medici che non avendo ancora stabilito la causa di questa reazione, di questo malessere, non sapevano come fare, però dovevano prontamente rianimarla perché avevano pochi minuti di tempo per riportarla in vita. A un certo punto lei si è accorse di essere fuori dal corpo, di essere in aria galleggiante sopra la testa dei medici e anche del suo corpo e li vedeva proprio indaffarati sul suo corpo e lei cercava animatamente, muovendo le mani e parlando, di dire state tranquilli, non sta succedendo niente, sto bene, non mi sento male. Sono uscita completamente dal mio corpo, ho visto i medici che si accanivano per salvarmi, ma io ero sopra il mio corpo, non sentivo il dolore fisico, ma vedevo tutto. E facevo così con le dita, come dire, ok. E difatti, dice Monica, si sentiva benissimo, si sentiva veramente tranquilla, rilassata. Poi improvvisamente ha visto un enorme tunnel di luce colorato e qua c'è una novità, invece che il solito tunnel buio, un tunnel di luce colorato, molto vivo, molto lucente, molto bello, e si fece trasportare all'interno di questo tunnel. E lì si sentiva amata, si sentiva gioiosa, si sentiva tranquilla. Poi è arrivato in questo enorme prato, così lo chiama lei, questo enorme prato luminoso,
dove tutti l'accoglievano gioiosa. Lei dice di non avere visto angeli, non avere visto figure particolari, ma tante persone normali, come si vedono nel mondo, che le si accostavano sorridendo, che la salutavano, che la accoglievano, e si è sentita molto amata e molto accolta. A un certo punto ha visto al suo fianco, scusatemi, Padre Pio che le sorrideva e la salutava. Girandosi poi dall'altra parte ha visto appunto Giovanni Paolo II Wojtyła, che anche lui le sorrideva. Cosa succede? Succede che la sorella, intanto sono passati 2 giorni e quindi Monica è stata in coma circa 3 giorni, la sorella al terzo giorno è lì che prega la Madonna che sua sorella possa tornare indietro, che sua sorella possa tornare viva e sana. E improvvisamente un altro miracolo, la sorella vede nell'angolo della stanza della sala d'attesa dell'ospedale, vede la Madonna, ha una piccola apparizione, vede questa Madonnina velata. Quindi prega intensamente e dopo pochi minuti arriva il medico che le dice che la sorella si sta risvegliando, che non presenta apparentemente danni cerebrali e che tutto pare normale. Meraviglioso questo racconto. Monica Petralia si riprende e da operatrice sanitaria nell'ospedale decide di andare a lavorare nell'ospedale dove le hanno salvato la vita, e lì riconosce il medico che le ha salvato la vita, e quando lo incontra il medico gli chiede: ma scusi, ma chi è lei? E lei gli dice: io sono quella che è successo così così così, e ridevate perché ero morta, mi si era fermato il cuore e la respirazione a causa di una pizza. Scoprirono poi che probabilmente aveva attivato un'allergia nei confronti del pomodoro, probabilmente quel tipo di pomodoro le aveva creato una grande crisi allergica. Non contenta, Monica Petralia scrive a Giovanni Paolo II, il quale le risponde. Meravigliosa questa NDE che ci viene incontro raccontandoci un altro modo di attraversare il tunnel. Scrivetemi qua sotto nei commenti se avevate già sentito la storia di Petralia, di Monica Petralia, che potrete trovare online. Era una trasmissione di TV 2000, se non erro, del 2013, in cui potrete trovare una sua intervista, quindi sentire integralmente il racconto dalla sua persona. Iscrivetevi al canale, mettete il like, condividete il video, venite a trovarmi sul Pirata, dove mi conoscerete un po' meglio e dove magari disquisiamo un attimino più in maniera approfondita di queste cose. Iscrivetevi al canale Telegram, venite a trovarmi su Facebook e sui vari social. Vi porgo un caro saluto, ciao a tutti da Ermanno, ciao!